È notte fonda e un uomo sta in piedi davanti alla sua finestra, vigile come fosse una sentinella. Osserva il vigneto proprio davanti a lui, dall'alto. Non sa esattamente dove e cosa guardare, ma è lì, a fissare il buio della notte quando, timidamente, su un lato del muro di cinta, scorge qualcosa. Qualcosa di cui scrisse successivamente, descrivendola così. In quell'istante vedo la macchia spostarsi. Prendo subito il mio binocolo, la seguo fino all'angolo in alto dove si confonde e sparisce fra alcuni gelsi, per essere sostituita da una brillante fiammella che, dopo brevi istanti, pure sparisce. Questo breve estratto proviene da una lunga relazione datata 1896 a firma di Giuseppe Galimberti, uno scultore milanese. Il documento narra di un caso molto strano. Un fenomeno luminoso in una zona circoscritta nel comune di Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio. Si tratta di un fenomeno ripetitivo, testimoniato per più di 20 anni da decine di persone in qualunque stagione dell'anno e pieno di dettagli sorprendenti, ma soprattutto di interrogativi. Una vicenda intricata tra ipotesi naturali, campi di battaglia, morti di peste e inquietanti apparizioni spettrali. Questo è il caso delle luci di Berbenno. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Per segnalare un caso o condividere un'esperienza inspiegabile, puoi inviare un messaggio vocale tramite Telegram usando il link in descrizione. Alla fine dell'episodio potrebbero esserci contenuti extra. Buon ascolto. Berbenno di Valtellina è un piccolo paese di circa 4.000 abitanti e il suo territorio è bagnato dal fiume Adda, dal torrente Maroggia e dal torrente Finale. Proprio la zona attorno al torrente Finale, sul finire del 1800, fu teatro di uno strano fenomeno, apparentemente ignorato dalla comunità scientifica dell'epoca. Nel 1895, lo scultore milanese Giuseppe Galimberti venne a conoscenza di strani accadimenti testimoniati dal parroco di un paesino della Valtellina e da altri testimoni. Un gruppo di fiammelle che, di notte, entravano in un campo per poi svanire. Assumevano vari colori, non lasciavano alcuna traccia né emettevano alcun suono. Carico di curiosità, Galimberti decise di incontrare il parroco Don Paolo Tirinzoni per ascoltare dalla viva voce dei testimoni i fatti. L'uomo, in quella parrocchia ormai da 18 anni, raccontò come nei primi 4 o 5 anni non aveva mai notato nulla di anomalo fino a quando cominciò a notare un chiarore, simile a quello di una lanterna che scendeva da una montagna vicina, entrava in un campo adiacente a circa 150 metri dalla prima casa del paese, finendo per avvicinarsi alla sua casa, punto di osservazione. Il parroco inizialmente attribuì quelle strane luci a persone alla ricerca di oggetti smarriti o al medico del paese che spesso, a qualunque ora, si recava a domicilio dei pazienti. Il ripetersi delle manifestazioni luminose però fece scartare queste ipotesi, accrescendo la curiosità e l'interesse del parroco, il quale, di notte in notte, si mise a osservare lo strano fenomeno. Don Paolo, così, spiegò che il fenomeno andava avanti da anni, molto spesso, in un periodo variabile che va dall'imbrunire alla notte fonda. Poteva scorgere una luce che da subito venne definita come somigliante a una fiammella, la quale nasceva sempre a circa 700 metri dalla casa parrocchiale, all'incirca sopra la contrada d'Usone. Da lassù discendeva come fiammella, per poi mutare in una nuvoletta di colore bianco. Penetrava in una vigna di fronte alla casa parrocchiale, riprendendo l'aspetto di globo luminoso e talvolta di striscia luminosa vivissima, di un leggero azzurrino, della lunghezza di 1 metro e della larghezza di 3 o 4 centimetri.
Non fu raro inoltre l'avvistamento di più fiammelle, 2 o 3, che, dopo un breve e solitario tragitto, si fondevano per formare così un unico globo luminoso, muovendosi in direzione della casa parrocchiale per poi sostare nel vigneto adiacente. Un vero e proprio mistero al quale si aggiunse la testimonianza di un anziano del paese che riferì a Galimberti come anche il parroco precedente ne avesse dato notizia. Tutto ciò avvenne per ben 20 anni, o forse più, in un'area che approssimativamente possiamo definire di 1 chilometro quadrato. La lettura di quei documenti mi lasciò davvero sorpreso. Un fenomeno luminoso manifestato per oltre 20 anni, indipendentemente dalla stagione dell'anno e dalle condizioni atmosferiche, ma che scompare ogni volta che qualcuno tenta di avvicinarsi. Ero partito da un articolo del 1986 che indicava come fonti alcune relazioni scritte dai 3 personaggi principali che si occuparono, all'epoca, di investigare, a loro modo si intende, il fenomeno. Grazie ad una biblioteca milanese e ad alcune email, sono riuscito a ottenere copia di quelle relazioni. Quella a firma del dottor Carlo Fabani, pubblicata nel 1899 ed inserita in alcuni atti dell'Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, conta circa 50 pagine ed include anche un'affascinante mappa, disegnata a mano, con indicato il tragitto fatto dalle fantomatiche fiammelle. Volendo però affrontare la cosa da un punto di vista cronologico, sono partito dalla prima relazione, quella a firma dello scultore milanese Giuseppe Galimberti, di cui ho appena parlato. La relazione di Galimberti apriva proprio con le dichiarazioni del parroco di Berbenno e i dettagli sono senz'altro affascinanti. Spesso si presenta in forma piramidale, avente una base di oltre mezzo metro e l'altezza di 1. Talvolta in forma di cono gigantesco di forse 8 metri d'altezza, determinato da un insieme di tante strisce rosse di altri colori con l'apice in basso e dentro il quale si vede una stella piccola e brillantissima vagolare terra-terra e, dall'altra volta sotto forma di un arco, a color rosso vivo. Una descrizione sorprendente che non può lasciare disinteressati. Ulteriori dettagli della relazione descrivono comportamenti e caratteristiche assai diverse, come il fatto che non fosse raro assistere alla divisione della fiammella in 3 o 4 più piccole che talvolta sparivano, tuffandosi nel terreno. Strane anche le evoluzioni aeree che mostravano rimbalzi come di una palla elastica o movimenti simili a un razzo, con traiettorie velocissime e luminose. Probabilmente a voi, come del resto a me, questa testimonianza ha ricordato i tanti chiacchierati fuochi fatui, anche questo un fenomeno molto raro e considerato ormai da centinaia di anni un fenomeno naturale, anche se mai catturato, analizzato o riprodotto in laboratorio. I fuochi fatui, nello specifico, sono a tutti gli effetti una dimostrazione di autocombustione, cioè il risultato della combustione di gas derivanti dalla decomposizione del materiale biologico nel terreno. Un fenomeno in passato strettamente legato ai cimiteri, o meglio ancora alla scarsa sigillatura delle bare, motivo per il quale sono nate numerose leggende. La principale causa di questa reazione chimica è data dalla presenza di fosfina, un composto incolore, tossico ed estremamente infiammabile una volta a contatto con l'aria. Potrebbe essere un'ipotesi, se non fosse che i rari fuochi fatui non sembrerebbero viaggiare per 20 anni sempre sullo stesso tragitto e non produrrebbero evoluzioni di forma e colore come quelle testimoniate da decine di testimoni a Berbenno in quegli anni. Sempre secondo le dichiarazioni dell'allora parroco, queste fiammelle erano solite mostrarsi da almeno 13 anni, ma non tutte le sere. Le si poteva notare tra le 21 e le 23, in qualunque stagione, sole o neve, pioggia o nebbia, ma mai durante le notti di luna piena. Lo stesso parroco osservò poi un fatto curioso. In presenza di alcune persone le luci non si mostrarono mai, anche se, sempre secondo la sua testimonianza, le luci sembravano presentarsi 8 o forse 10 volte in un mese, con la conseguenza che se quelle persone avessero atteso nei giorni sbagliati, non avrebbero avuto comunque modo di vederle. A questo punto, cosa avreste fatto voi dopo aver ascoltato il racconto di Don Paolo? Molto probabilmente ciò che fece Galimberti, e cioè chiedere al parroco di essere ospitato.
rimanendo lì per ben 14 notti, con 2 interruzioni. E proprio durante 2 di quelle 14 notti avvenne quanto sperato. Dalla relazione di Galimberti si legge: la prima volta, mentre come al solito mi trovavo alla finestra di osservazione, osservo una macchia biancastra di forse 3 metri quadrati a contorni non regolari ma ben distinti nel mezzo del muro a destra, il quale, benché la notte fosse buia, mi si mostrava come una fascia oscura. In quell'istante vedo la macchia spostarsi, prendo subito il mio binocolo, la seguo fino all'angolo in alto dove si confonde e sparisce fra alcuni gelsi, per essere sostituita da una brillante fiammella che, dopo brevi istanti, pure sparisce. La seconda apparizione avvenne nella 12ª notte, dopo aver vegliato sin dopo la mezzanotte invano. Mi posi a dormire saporitamente, ma prima che incominciasse l'alba fui svegliato dallo stesso parroco, il quale mi avvertiva che finalmente la fiammella era a mia disposizione. Mi precipito alla finestra col binocolo, ed infatti la vedo dietro un filare a circa 30 metri da me che si muoveva in breve spazio, ma, essendo difesa dal fogliame, non la si poteva scorgere se non ad istanti interrotti. Dopo pochi secondi, essa prende una rincorsa trasversale a meno di 1 metro sopra il terreno con un moto uniforme, come fosse un razzo, ma meno veloce. Attraversa almeno 2 filari senza che tali ostacoli le riescano da alcun impedimento e si ferma dietro un altro, rimanendo immobile dietro una qualche foglia. Vi si fermò una quindicina di secondi, poi si spense improvvisamente. Io la seguivo con intensa attenzione, però la troppa brevità della sua visita mi impedì di procedere alle diverse operazioni che io avevo ideate per investigarne la natura e l'origine. La luce che ne irradiava era abbastanza viva e tale da rischiarare molto bene per un diametro almeno di 2 metri, in modo da lasciar distinguere benissimo i pali delle viti e le masse delle foglie e da escludere ogni possibilità della presenza di qualsiasi persona. Altra osservazione molto interessante fu quella relativa a un comportamento non raro della fiammella, che qualche volta compariva in più punti contemporaneamente per poi unirsi in un unico globo luminoso e che, una volta raggiunto il solito vigneto, svaniva. Tra i vari testimoni di paese è curiosa la testimonianza di un uomo che affermò di aver avvistato, a non molta distanza, un cilindro luminoso con all'interno un turbine di scintille e, contemporaneamente, aveva ascoltato quello che definì essere una specie di lamento. 3 anni dopo, nel 1899, il dottor Carlo Fabani, forse la figura più esperta coinvolta nel caso, scrisse una monografia di 35 pagine, arricchita da descrizioni dettagliate. Tra le varie testimonianze riportate in questo documento, ve ne sono alcune molto interessanti che aiutano a comprendere la dinamica delle luci. A qualcuno, ad esempio, ricordarono il movimento che compie il soldato nell'atto di caricare il fucile ad avancarica. Ad altri, quello fatto dai fumatori di pipa per spegnere lo zolfanello subito dopo averla accesa. Numerosi anche i richiami ad altre vicende molto simili su tutto il territorio italiano, come ad Alessandria, Padova, Parma o Brescia. Ad un certo punto Fabani si soffermò su un fatto interessante. Nessuna testimonianza riportava il momento preciso della nascita di quelle fiammelle, tranne alcuni testimoni che affermarono di averla notata subito dopo uno straordinario bagliore di colore bianco e di aver successivamente osservato la luce quasi sempre a circa 1 metro d'altezza. Anche in questa seconda relazione possiamo ritrovare elementi comuni alle altre, come la suddivisione della fiammella in altre fiammelle più piccole che, dopo aver vagato per un po' in direzioni diverse, tornavano ad essere una sola, rotolando verso la casa parrocchiale per poi svanire, a volte in aria senza scoppio, ma più spesso tuffandosi nel terreno. Allargando il campo, però, mi è bastato affacciarmi a quello che da tempo gli studiosi dei fenomeni aerei insoliti chiamano luci telluriche e che rientrano nell'ampia gamma di fenomeni denominati FLA, da fenomeni luminosi in atmosfera.
argomento molto complesso che però rispecchia molte delle caratteristiche osservate a Berbenno. Avvistamenti di fenomeni luminosi, spesso di forma sferica ma anche da aspetto più insolito, che si muovono a poca distanza dal terreno, in particolare sulle creste di colline e sulle pendici di monti, lungo fiumi e torrenti, intorno a edifici di culto o a cimiteri. Ho cercato in lungo e in largo casi simili e ne ho trovati tanti sia in Italia che all'estero e forse, quello più famoso, lo avevo sotto gli occhi sin dall'inizio. Nel 1980 cominciarono le prime segnalazioni relative a strane luci avvistate con una certa costanza nella valle norvegese di Esdalen. Una delle fonti più autorevoli che studia fattivamente questo fenomeno è il Comitato Italiano per il Progetto Esdalen, fondato nel 2000 da vari accademici italiani. Volendo essere pratici, si può leggere dal loro sito ufficiale quali siano le spiegazioni a questo fenomeno. Le luci di Esdalen è un fenomeno luminoso al momento senza spiegazione. Già nel 1984, il professor Strand, a capo del progetto di ricerca norvegese, pubblicò il primo rapporto su questo affascinante fenomeno del quale riporto alcune parti. Nel dicembre 1981, improvvisamente, cominciarono ad apparire delle luci sconosciute. Le luci potevano rimanere ferme per più di un'ora. Potevano muoversi lentamente e a volte potevano fermarsi. Potevano anche mostrare una grande velocità. In un singolo episodio, grazie a un radar, fu rilevata una velocità di circa 8.500 metri al secondo. Queste luci potevano trovarsi ovunque. A volte sono state segnalate appena sopra il tetto delle case o appena sopra il terreno. A volte potevano trovarsi in alto nell'aria. Per lo più le luci sono state segnalate sotto le cime delle montagne vicine. Nessuno ha saputo dare una spiegazione a queste luci. E ancora, potevano avere la forma di un proiettile, con l'estremità tagliente verso il basso. Poteva essere rotonda come un pallone da calcio. Poteva avere la forma di un albero di Natale capovolto. I colori erano per lo più bianco o giallo-bianchi. A volte poteva avere una piccola luce rossa, di solito in cima o in fondo al bianco. Alcune volte sembrava avere tutti i colori: rosso, verde, blu, giallo allo stesso tempo, e a volte, nelle foto, si può vedere una luce blu. Notate anche voi le similitudini nelle descrizioni, seppur di minore entità, tra Berbenno ed Esdalen? Volendo escludere alcune delle testimonianze fornite con caratteristiche imprecise o esagerate, come ad esempio l'aver visto la fiammella a decine di metri o addirittura a 1 chilometro di distanza, ciò che rimane è un quadro abbastanza omogeneo. Un andamento spesso mutevole e imprevedibile, la propensione per le ore notturne, la sua elusività rispetto all'essere umano e la totale indifferenza verso le più svariate condizioni atmosferiche. Ma passiamo alle ipotesi e cerchiamo di comprendere cosa può essere accaduto a Berbenno. Già nel 1896, Galimberti e in seguito altri ne avanzarono alcune, più probabili di altre. Ad esempio, l'ipotesi allucinatoria è una supposizione probabile, poiché questo stato mentale può tranquillamente coinvolgere una o più persone ufficialmente sane. Un esempio è quando una persona crede di vedere qualcosa e lo comunica con particolare enfasi ed emozione a una seconda persona che, assorbendo la carica emotiva, può cadere vittima delle stesse allucinazioni. Questa ipotesi potrebbe giustificare la scomparsa delle fiammelle con l'avvicinarsi di altri osservatori che fungerebbero da disturbatori all'interno dello stato allucinatorio e costringerebbero l'allucinato al ritorno alla realtà. Tuttavia, questa spiegazione diventa meno plausibile considerando che molti testimoni erano spesso soli e riportavano le loro testimonianze tempo dopo senza sapere degli altri. Un tentativo di truffa con l'intento di svalutare il terreno per speculare sull'acquisto, uno scherzo o ancora l'opera di un folle o di un sonnambulo sono invece ipotesi che altri prima di me hanno scartato, anche solo considerando la durata delle manifestazioni.
È estremamente improbabile che un individuo perseveri in uno scherzo per una decina d'anni, di notte e in condizioni meteorologiche avverse. Tra le ipotesi più probabili potremmo forse cercare le cause in un fenomeno elettrico lungamente descritto da Fabani nella sua relazione o in episodi ripetuti di combustione dovuta a materiale organico in decomposizione. Potrebbe anche essere considerata una causa geologica che vede le fiammelle come risultato finale di fuoriuscite di gas infiammabile dal terreno. Queste ipotesi naturali sono sicuramente più plausibili di altre, ma rimangono un po' forzate a causa degli spazi molto circoscritti e del lungo lasso di tempo. A questo punto, forse, sarebbe opportuno considerare un fenomeno di bioluminescenza, ovvero quel processo noto in ambito scientifico per il quale organismi viventi emettono luce attraverso particolari reazioni chimiche. Le lucciole rappresentano un esempio classico di questo fenomeno. Riguardo i fenomeni luminosi di Berbenno di Valtellina, si è trattato con tutta probabilità di un fenomeno dovuto a un insetto, alle note lucciole, quindi a insetti coleotteri appartenenti alla famiglia dei lampiridi. Il dottor Francesco Barbieri ha gentilmente accettato di rispondere ad alcune mie domande riguardo alla possibilità che gli eventi di Berbenno siano stati di natura zoologica e più precisamente causati da insetti luminosi. Sono un biologo specializzato in entomologia, direttore scientifico della Casa delle Farfalle di Bordano. La descrizione della maggior parte delle osservazioni corrisponde proprio a come questi insetti possono apparire durante alcuni periodi dell'anno, quindi emettono questi segnali luminosi perché sono in periodo riproduttivo, e quindi questo non c'è niente di strano. Non è neanche strano che questi insetti siano stati osservati solo in alcuni anni, perché è normale che le popolazioni di alcuni insetti non siano regolari. Ci sono degli anni in cui sono particolarmente numerosi, mentre ci sono altri anni in cui non si osservano. Tutte le altre ipotesi sono proprio assolutamente non plausibili, non credibili. Per concludere, direi che è un normalissimo fenomeno naturale, appunto, la presenza di queste lucciole, e altre cose che sembrano non plausibili sono con tutta probabilità delle interpretazioni errate della realtà. L'ipotesi relativa ad enormi sciami di insetti luminescenti non è da escludere completamente, come affermato dal dottor Barbieri e come valutò a lungo anche Fabani, prima di scartarla a favore dell'ipotesi elettrica. Tutte queste ipotesi possono secondo voi spiegare le strane evoluzioni di queste misteriose fiammelle, la variazione dei loro colori, della loro forma, il frazionarsi per poi riunirsi in una sola, la lunga durata delle manifestazioni e la perseveranza del mostrarsi anche nelle notti più piovose? E dal momento che ci troviamo in Cronache dall'altro mondo, non è possibile escludere nessuna ipotesi. È quindi giunto il momento di parlare di quelle più intriganti, forse fantasiose, ma allo stesso tempo, perché no, probabili. Nel 1624 si verificò un terribile scontro tra veneziani, spagnoli e francesi che cosparse di cadaveri la zona in cui ancora oggi sorge la parrocchia, il vigneto e le aree soggette alle evoluzioni luminose. Ancora prima, nel 1557, quella stessa zona fu un vasto sepolcreto, ultima dimora per le vittime della peste. E se fossero stati proprio loro a inviare segnali da una dimensione a noi sconosciuta? Ed ecco che, proprio mentre sfogliavo quelle pagine, mi è tornata in mente una delle testimonianze che ritengo forse la più inquietante e che leggo. Qualcuno vide, nel noto vigneto, passare tra i filari una specie di nube a contorni alquanto sfumati, come un ammasso di cotone, alta 1 metro, larga 2, di colore bianco pallido. La sua velocità era simile a quella di un uomo al passo. Questa nube era subito seguita da una seconda nube, poi da una terza e così via per molte volte.
A circa 30 metri da queste nubi stava immobile la solita fiammella. Questo caso mi ha affascinato al pari di molti altri che potrebbero sembrare più misteriosi ed intriganti. Fu un fenomeno naturale incompreso? Un fenomeno spiritico? O una manifestazione di qualche altra forma di vita intelligente? Tra le altre cose, ho avuto l'onore di vedere pubblicato un mio articolo su questo argomento su Luce e Ombra, una rivista con ben 123 anni di storia da non perdere se siete seriamente interessati a queste tematiche. Berbenno rimane un caso mai completamente compreso, a cui dopo centinaia di anni di distanza sarebbe molto difficile, se non impossibile, tentare di dare una spiegazione definitiva. All'epoca dei fatti, l'interesse del mondo scientifico sul campo fu scarso, anche se la notizia apparve non solo su alcuni quotidiani e periodici italiani dedicati alla fisica, alla matematica e alle scienze naturali, ma anche su importanti riviste scientifiche straniere. Quelle misteriose luci, dopo tanti anni, sparirono come erano apparse. Si erano mostrate timidamente, scegliendo l'osservatore di volta in volta e scomparendo quando gli occhi diventavano troppo indiscreti, come mosse da qualche intelligenza. Al termine della sua relazione, il dottor Fabani invocò l'aiuto dei colleghi scienziati e di analisi più approfondite che purtroppo non arrivarono. Oggi, forse, le luci di Berbenno sarebbero passate inosservate per via dell'inquinamento luminoso, o forse avremmo compreso molto rapidamente la loro origine. Una cosa però appare certa: quelle luci rimangono tutt'oggi un mistero, ed è bene così, purché questo serva da segnalibro per ricordarci che là fuori accadono cose che vanno oltre la nostra umana conoscenza. Non è proprio un argomento di mio interesse, ma mentre scrivevo questo episodio ho voluto approfondire in più direzioni le possibili cause e quindi, come accennato prima, mi sono imbattuto in quelle che gli studiosi dei fenomeni aerei insoliti chiamano luci telluriche o luci terrestri, che rappresentano forse la classe di fenomeni più sorprendenti e controversi dell'intera gamma degli LTPA. LTPA è l'acronimo di fenomeni luminosi transienti in atmosfera, divenuti poi oggetto di studio del Comitato Italiano per il progetto ESDALEN. Almeno fin dai primi decenni del XVII secolo, in diverse parti del mondo, all'interno di contesti culturali vari, si raccontano testimonianze di fenomeni luminosi, spesso di forma sferica e con dimensioni che vanno da pochi centimetri a qualche metro. Questi fenomeni si manifestano in modo periodico, talvolta seguendo un andamento definito ad ondata. Le osservazioni descrivono luci che si muovono a breve distanza dal suolo, specialmente lungo le creste delle colline, sulle pendici dei monti, lungo corsi d'acqua, attorno a luoghi di culto o cimiteri. In generale, questa fenomenologia comprende luci che non sembrano essere corpi strutturati, ma appaiono come luci gassose o simili a luci di lanterne, fari elettrici, lampi al magnesio, strani bagliori o fiammelle. Spesso le manifestazioni delle luci terrestri sono molto simili a quelle che vengono segnalate come fuochi fatui. Nella maggior parte dei casi, queste manifestazioni si ripetono nel tempo in specifiche località o intorno a costruzioni particolari, accrescendo gli interrogativi. Il termine luci terrestri fu coniato nel 1982 da Paul Devereaux, un noto divulgatore interessato a questi fenomeni. Un altro studioso, William Corliss, le definì luci notturne a bassa quota come alternativa al termine luci terrestri. Una recente ipotesi avanzata nel marzo 2014 nell'annuale incontro della Società Americana di Fisica fa risalire la causa allo sfregamento degli strati materiali con conseguente generazione di una differenza di potenziale elettrico. Restano quindi ancora ipotesi e misteri, soprattutto in relazione al loro comportamento.